e mi occupo di tante cose, ovviamente essendo eletta in comune e anche in regione in questo momento come consigliera per Coalizione Civica in Comune per AVS, Alleanza Verdi Sinistra in Regione. E quindi seguo ovviamente tanti temi diversi, dalla scuola alla cultura, la salute, però da sempre mi occupo di mobilità e quindi la mobilità rimane anche al centro della mia attività politica, al centro del mio interesse. Prima ho avuto una cooperativa di cui ero socia fondatrice, gestivamo servizi per la mobilità attiva, quindi facevo da consulente per amministrazioni e aziende per progetti di mobility management, quindi come ci si sposta. Ovviamente io mi sono sempre spostata in bici e quindi ho sempre diretto tutte le mie energie nel cercare di diffondere un mezzo che per me è un mezzo geniale perché è economico, salutare, rende felici e non causa disagio. Ho iniziato perché mi interessava molto il tema della sicurezza stradale. Questo perché per me, che vengo da un paesino microscopico di 300 abitanti in Appennino, l'impatto con la città è stato molto traumatico e mi sono sempre sentita molto scomoda nei primissimi mesi, anni forse, nel muovermi nello spazio urbano, no? Nella quantità di persone, nella vastità degli spazi e quindi la bicicletta è stato veramente un mezzo di riconciliazione. Quindi sicuramente tra le persone che mi hanno ispirato c'è una mia carissima amica, tuttora un'amica sororale che si chiama Cecilia, che mi ha regalato la mia prima bicicletta quando vivevamo insieme a Milano e non avevo mai pensato di usare la bici per spostarmi in città. Venendo da un paesino, la bici non è mai stato visto come mezzo di spostamento, ma solo come attività sportiva. Quindi l'idea invece di potermi muovere in una città dove muoversi era costoso, perché voleva dire l'abbonamento al trasporto pubblico che per le mie economie da studentessa fuori sede con 3 lavori era comunque costoso. E poi per non parlare del taxi, perché all'epoca, parliamo della Milano del 2005, non c'erano quasi servizi notturni, no? Quindi se volevi uscire la sera, cosa che ovviamente a 20 anni vuoi fare, devi pagarti il taxi. Quindi la bici è stato proprio il mezzo di autodeterminazione. E lei era stata studentessa a Bologna prima di venire a vivere a Milano, quindi lei da ex studentessa bolognese vedeva la bici come il modo normale per muoversi. È molto in tema perché quando vivevo a Milano a 19 anni la mia paura principale era non poter tornare a casa a piedi, perché altrimenti io mi spostavo a piedi di giorno proprio perché è il modo più economico, ma di notte avevo paura. Quindi avevo paura a muovermi di notte e la bicicletta rappresentava proprio la via d'uscita da questa paura, perché mi ricordo che ero al telefono con mia madre e le dicevo ma adesso ho la bici quindi non ti preoccupare per me, e lei diceva ah ma anche in bici possono darti fastidio, dicevo ma non credo perché cioè, io sono in strada, vado per la mia strada, cioè, nessuno mi può fermare, no, importunare eccetera e poi ho un mezzo comunque per correre via. E credo che sia così ancora oggi. Credo che ancora oggi per le ragazze giovani la bicicletta rappresenta questo elemento di autonomia a tutte le ore, soprattutto quelle in cui appunto la tua incolumità è messa in discussione e per questo poi negli anni ho sempre portato avanti e continuo ancora oggi a portare avanti progetti di educazione alla bicicletta a categorie minori. Adesso di nuovo questo è il terzo anno che come città metropolitana finanziamo i bike park per imparare ad andare in bici per i bambini e le bambine ovviamente come attivista abbiamo iniziato un progetto Bici Libera Tutte di insegnamento della bicicletta per donne soprattutto straniere che vengono da paesi in cui culturalmente le donne magari non utilizzano la bici quindi non avevano imparato perché per loro la bici voleva dire che dopo che ho portato i figli a scuola posso cercare lavoro, altrimenti appunto potersi muovere da sole senza il marito che ti accompagna dappertutto, per molte di queste donne che abbiamo incontrato in questi percorsi è difficile e tuttora con una
Abbiamo avviato all'epoca un progetto appunto prima di fare politica e il progetto sta continuando con una mia carissima amica coach, un progetto di bike coaching, quindi di sviluppare, superare la paura a usare la bicicletta, perché anche no, la distribuzione di genere in chi usa la bici, mentre per esempio chi usa la bici in centro storico sono più donne che uomini a Bologna. Se parliamo di sport si rovescia, chiaramente sono molti di più gli uomini che usano la bicicletta per sport e molti di meno le donne, ma perché? Perché lì viene tutta l'insicurezza da un corpo in cui tu sei educata che non è forte, che non è abile, che non è capace di superare le sfide, no? Mentre il maschio viene educato anche ad avere amore del suo corpo in termini di forza e di prestanza, il corpo femminile deve essere solo bello, magro e bello da guardare, no? Vabbè, tutto il tema dello sport femminile lo conosciamo bene, ma è così anche nel tempo libero, cioè non è che serve voler fare le cicliste professioniste per problematizzare questo tema. E quindi significa avere un'arma in meno per fare qualcosa di bello nel weekend, gratis, accessibile. Adesso durante le vacanze di Pasqua sono stata in bici sui colli con un gruppo di amiche che ovviamente e inevitabilmente vedi quanto sono tante le donne in bicicletta sui colli il weekend, ma sono ancora una minoranza rispetto agli uomini. Quindi secondo me non è solo sentirsi sicure, cioè a me piacerebbe che si parlasse di condizione femminile non solo sulla sicurezza, sulla paura che qualcuno ti faccia del male, perché questo è preponderante nelle nostre vite, lo sappiamo, ma non è nulla in confronto a tutte le questioni relative a sentirmi poco sicura col mio corpo. No? Quando io continuamente sento persone che mi dicono, altre donne, ah ma tu sei fantastica, tu riesci a fare queste cose, ma no, io sono normale, semplicemente le faccio, cioè le cose che faccio io non sono una sportiva, faccio cose che sono alla portata assolutamente di chiunque, cioè vado a lavorare in bicicletta, sono 3, 4, 5 chilometri, di conseguenza quando fai 5-10 km tutti i giorni il tuo corpo è già allenato per fare un semplice giro sui colli con pendenze moderate di qualche ora, non c'è bisogno di essere sportive, eppure le donne sono convinte di non farcela. Se tu lo chiedi a un uomo, vieni con me a fare un giro sui colli, cioè anche se lui non è allenato viene, dice vabbè, non l'ho mai fatto, vediamo. Una ragazza dice no, ma non ce la posso fare. Ecco, quindi io vorrei che noi iniziassimo prima di tutto a essere consapevoli che i nostri corpi sono abili, ancora prima che sicuri. Sicuramente venire da un contesto di campagna è stato molto d'aiuto, nel senso che mia madre è sempre stata una lavoratrice e un'attivista a suo modo, tutte le volte che c'era qualcosa che non andava lei scriveva al sindaco, scriveva ai giornali e mi ha insegnato che tu devi lottare per quello che vuoi, non è regalato, nulla è regalato. Mio padre mi ha insegnato a correre, arrampicarmi sugli alberi, guidare il trattore, cioè lui mi ha educato esattamente come ha educato mio fratello, quindi sicuramente questo è stato un vantaggio, cioè non essere stata educata come una bambina che doveva essere carina e con la conciatura, ma avere le possibilità, no, di immaginarsi in vari ruoli diversi tra di loro. Quindi questo, diciamo, è stato un esempio positivo, no? Di dire, ok, tu decidi tu quello che vuoi, che vorresti raggiungere, tu decidi quello che vuoi, non è automatico che lo ottieni perché non dipende tutto da te, però quello che tu desideri lo stabilisci tu, non lo stabiliscono gli altri. Io appunto non avendo molti stimoli culturali se non quelli dei libri della biblioteca di mia madre, quando ero piccola volevo fare, non sapevo bene cosa fare da grande, non avevo idea ad esempio di tutto il mondo dei trasporti, non sapevo nulla. Volevo fare piuttosto l'attrice perché mia mamma mi portava spesso a teatro, mi piaceva molto, quindi poi a 18 anni ho fatto i provini nelle varie accademie e sono stata presa in un'accademia di teatro a Milano, che è la ragione per cui mi sono trasferita a Milano. Però poi vedere che il mondo del teatro non era quello che mi immaginavo, perché io avevo un'urgenza di azione
che non si risolveva nella espressione artistica e anche poi quel percorso lì è pieno di compromissioni dovute al mercato, no, culturale, ai meccanismi molto, no, molto rattrappiti anche, no, dell'innovazione artistica. E quindi ho capito presto che non era la mia strada ed è stato difficile immaginarsi invece che cosa volevo fare. E quindi mi sono, vabbè, laureata in una materia umanistica in attesa di comprendere cosa fare. Grazie al cielo il bisogno mi ha sempre aiutato, perché ho sempre lavorato da quando ho 14 anni in pizzeria, dai weekend, le stagioni in Romagna. Io vengo appunto da una zona tra le Marche e la Romagna, e quindi insomma il lavoro mi ha salvato, perché sapere che tu in qualsiasi momento hai una professione che può essere anche la cameriera, la barista, però tu puoi sopravvivere. Quello per me è stato veramente quello che mi ha sempre fatto sentire capace, no? Quindi anche questo per me è un tema importante, cioè il lavoro non come obiettivo di soddisfazione di un bisogno, ma anche come ambito in cui tu realizzarti, sentirti capace, che a 15 anni può essere anche portare le pizze, ma anche a 25, se non è tutta la prospettiva di vita. Però ecco, quando ho finito l'università e ho iniziato a mandare i curriculum, era la crisi del 2008, e ecco lì è stato un momento veramente difficile, perché mandavo centinaia di curriculum e non mi rispondeva assolutamente nessuno. Cioè io ero tranquilla con il mio lavorino, lavoravo già, insomma collaboravo con un'associazione studentesca, quindi facevo delle attività da organizzatrice di eventi culturali, che però era appunto un lavoro laterale, integrato appunto con bar. Però dicevo, vabbè, questo è il lavoro che sto facendo in attesa di fare il mio vero lavoro. Pensavo di lavorare nella comunicazione, negli eventi, nell'editoria, avendo una formazione umanistica, ma appunto, cioè, complice la crisi economica molto forte che c'è stata in quel periodo, sembrava che fosse impossibile per i giovani e le giovani trovare lavoro. Tuttora c'è una mia intervista su YouTube, terrificante, credo che sia ancora online, dove appunto mi intervistavano su ma perché gli studenti di lettere non trovano lavoro? Dicevo, ma non c'è nessun annuncio di ambiti vagamente, appunto, ripeto, comunicazione, eventi, cioè non è che volessi fare la filologa, perché appunto la carriera accademica non mi ha mai attratto. E lì è stata dura, però l'associazionismo mi ha indicato la via, perché lì ho iniziato piano piano tramite il cicloattivismo a interessarmi di mobilità, e poi in realtà tutto il lavoro l'ho fatto da autodidatta, incontrando delle persone che sì mi hanno illuminato. Penso a Paolo Pinzuti, il fondatore di bikeitalia.it, che iniziava proprio in quegli anni, Matteo Dondè, che è un grandissimo architetto urbanista. Sono le persone da cui ho appreso quasi tutto in termini di, ovviamente, conoscenze nell'ambito della mobilità, ma anche di processi economici e sociali, che poi sono la base del mio lavoro, chiamiamolo così, di oggi. E ho avuto pochissime mentori donne, anzi direi forse soltanto una, che è Anna Donati, una delle prime parlamentari donne dei Verdi negli anni '80, che è stata anche assessora qui a Bologna e tuttora lavora ed è una persona incredibile. Ma io e Anna, appunto, lei è molto, insomma, siamo di generazioni diverse, ma ci diciamo sempre, ma ci ritroviamo sempre a essere le uniche donne al tavolo, perché anche la mobilità non è un tema femminile. Per me è abbastanza frequente fare non so, quando coordino, non so, un collegio di vigilanza, appunto in un ruolo istituzionale, sono 15 persone, ci siamo io, la tecnica della città metropolitana e 15 uomini. È, diciamo, la situazione più comune. Io penso di aver esperito tutti gli stereotipi femminili, misogini, che sul mondo del lavoro sono comuni, no? Quindi se se fai un po' di carriera, sei una rivista, no, un uomo direbbero, beh, è una persona ambiziosa, no? Beh, una donna opportunista, rivista, eh, c'è sempre, no, questa immagine della donna che trama nell'ombra, no? Perché chiaramente, essendo stata da sempre sottomessa, abbiamo dovuto sviluppare una capacità
di analisi strategica, no? Forse un po' più importante, perché non avendo posizione sociale devi farti furba. Quindi questo bollo io l'ho sentito molto spesso, no? O anche ieri mi è successo in regione, in uno scontro con un collega di Fratelli d'Italia, mi ha detto c'hai proprio un caratteraccio. E ho pensato, chissà se un uomo che alza la voce gli dicono che c'ha un caratteraccio, oppure gli dicono solo che è uno stronzo. Cioè, avrei preferito mi dicesse sei una stronza, cioè, ma perché c'ho un caratteraccio? Perché non mi faccio mettere i piedi in testa? Boh, credo sia parte del mio lavoro, cioè non soccombere di fronte a un tentativo di prepotenza, no? Che in quel caso era una questione procedurale, una stupidaggine. Quindi sì, cioè, è quotidiano, è così in ogni cosa, no? Anche perché la donna non deve essere solo brava, ma deve essere anche bella, però se è troppo bella allora usa la sua bellezza per, no, insomma, per ottenere favore e buona disposizione, no, nel migliore dei casi. Ovviamente non appena ho divorziato con mio marito è stato detto che ero fidanzata con un altro politico che mi serviva per fare carriera. Spoiler, ho una compagna che non fa politica in questo momento. E sì, quindi è così, penso come per tutte le donne, come in ogni professione. Poi più sei visibile, più chiaramente sei sottoposta al giudizio di tutti. Questo lavoro qui è un lavoro dove il tuo lavoro è ogni giorno essere passata al setaccio dell'opinione di migliaia di persone. Io sono, cioè, ho avuto la fortuna di avere due figli, un maschio e una femmina, di età molto vicina fra di loro perché hanno 2 anni precisi di differenza, quindi sostanzialmente crescono insieme. E io su questo sono stata sempre molto rigida, cioè mi sono opposta a ogni proposta delle nonne, ma forse Bruno vorrebbe fare delle cose da solo, Silvia vorrebbe fare... No, siete fratelli, dovete stare insieme, vi beccate uno le feste di compleanno di quell'altro. Ogni tanto ovviamente la cosa produce qualche mal di pancia, però io penso che sia molto utile perché proprio loro possono confrontare le loro esperienze dai loro punti di vista diversi, che sono quello dell'età sicuramente, ma anche quello del genere. E sul tema del genere ovviamente facciamo delle lunghe chiacchierate, la sera eccetera, io gli chiedo allora Silvia mi racconta, no perché i maschi non vogliono, giochiamo con la palla con loro, però lei è molto consapevole, io gliel'ho detto che non va bene e Bruno interviene, sì non va bene perché sostiene la sorella, quindi in questo sostegno reciproco loro hanno già su questo allargato il loro sguardo. Vedo che per il maschio è più complesso, cioè mentre la bambina ha la possibilità forse di avere anche un modello, no, in me, quindi di autodeterminazione, quindi per ora lei è molto consapevole del suo genere, dei suoi diritti, delle cose che non vanno bene quando gli dicono no, tu sei una bambina, non sei abbastanza forte, non corri veloce, cose che accadono tutt'oggi, per me è allucinante, ma è così. Invece io vedo che anche se il papà è assolutamente femminista, cioè noi condividiamo, non stiamo più insieme, ma condividiamo assolutamente l'educazione del quadro valoriale, però conta poco, cioè i riferimenti maschili che lui ha sono tali per cui lui fa fatica, cioè una volta mi ha detto ah sì, chi sono i tuoi amici? Ah, Pietro, Leonardo, Giovanni, dico, ma invece tra le bambine chi sono le bambine con cui vai più d'accordo? E lui mi ha risposto, boh, ma noi non giochiamo con le femmine. E gli ho detto, ah, e come mai? E mi ha detto, ah boh, non lo so. Cioè, tipo, vedo che si fa così. Cioè, quindi credo che in questo momento specifico la sfida vera sia educare i bambini maschi, cioè, perché non hanno riferimenti positivi e continuano a perpetrare tra loro, in imitazione di maschi più grandi, questo clima di chiusura dentro il genere. Quindi ci sono quelle cose orribili, tipo i compleanni dove sono invitati solo i maschi o il gioco che fanno solo i maschi e si continua cioè mentre le femmine hanno consapevolezza di voler partecipare alla pari nelle relazioni anche con i coetanei maschi, i maschi non hanno la stessa consapevolezza, questo è quello che vedo. Quindi insomma si discute, eh,
E lui un po' cioè lo vedo che un po' soffre di essere circondato da tutti questi modelli femminili molto forti e a parte il papà però mancano figure maschili di riferimento tra gli insegnanti che sono tutte donne, tra gli altri bambini che perpetrano questi atteggiamenti. Allora una volta l'abbiamo portato alla casa delle donne, alla biblioteca delle donne, così a visitare il posto, è tornato e mi ha detto: ma perché non c'è la biblioteca dei maschi? E nel suo mondo lui è veramente il maschio in minoranza e gli ho spiegato perché tutte le altre biblioteche sono fatte, hanno dentro libri quasi tutti scritti da uomini, però credo che questa la sfida sia proprio quella di far emergere questo bisogno anche dal mondo maschile. Quindi in questo momento credo che vorrei sentire parlare di più gli uomini di femminismo e un po' meno le donne, che ne parliamo da fin troppo tempo. Mi viene in mente, cioè aprire, cioè noi dobbiamo aprire nelle relazioni, nella fiducia, nel tempo che dobbiamo darci l'un l'altro, dobbiamo chiudere i social, io sono sempre più convinta che la digitalizzazione delle relazioni sta proprio intossicando la tenuta della società civile e quindi aprire le nostre case ai vicini di casa, agli amici, aprire i nostri pomeriggi a condividere degli spazi comuni o anche aprirsi a se stesse, alle proprie paure, ad altre prospettive, no? Credo anche che in politica sia molto importante non fossilizzare la propria identità in quello che fai, no? Quindi io dico sempre, io sono in prestito, cioè per ora faccio questo, perché dobbiamo proprio far circolare le energie in un momento in cui tutto sembra volerci chiudere in noi stesse.